La tua grande occasione. L'unica, quella di avere la parte della protagonista. Benvenuti in Storie dalla soffitta, cinema, tv, ricordi. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci vediamo in soffitta! Oggi apriamo una pagina intensa, luminosa e un po' malinconica del nostro cinema di genere, quella di Paola Senatore, attrice che negli anni 70 e 80 ha attraversato commedie maliziose, gialli, drammi e pellicole audaci, lasciando sempre la stessa impressione. Quando entrava in scena lei, la temperatura saliva. A Nicola piaccio tanto con le mutande. Peccato che mi trascura un po' per via delle donne. Quali donne, scusa? Porco schifoso. Ma che niente, ti sei innamorato di me? Sì. Ah, lo potevi dar di subito, no? Che quel porco un par de corna ci stanno proprio bene, così sai come si gratta? Paola Senatore nasce a Roma il 9 novembre 1949. Il suo nome completo è Paola Elvira Senatore e il cinema la accoglie dentro quel grande laboratorio popolare che era il cinema italiano di genere. Vivo, colorato, sfrontato, capace di riempire le sale e di far parlare il pubblico appena uscito dal cinema. All'inizio Paola si muove tra ruoli piccoli e apparizioni che però non passano inosservate. Ha un viso particolare, uno sguardo intenso, una sensualità naturale che non ha bisogno di bussare. Entra direttamente dalla porta principale. Ha quella presenza da attrice anni 70 che oggi sembra quasi impossibile da ricreare. Sembrava uscita da una notte romana, da un manifesto appeso fuori da un cinema di quartiere. 9. Lei è davvero fortunata. Sì, questa sera sono imbattibile. Allora accetterebbe qualsiasi tipo di scommessa? Caro Tess, lei mi fa arrossire. Non sapevo che i banchieri fossero dei tali Don Giovanni. Negli anni 70 la troviamo in tanti titoli che raccontano bene la varietà della sua carriera. C'è il thriller, c'è il dramma, c'è il poliziottesco, c'è la commedia, c'è il cinema più piccante. Paola appare in film come Il fiore dai petali d'acciaio, Diario segreto da un carcere femminile, L'assassino ha riservato 9 poltrone, Salon Kitty, Nenè, Il ginecologo della mutua e L'infermiera di notte. Titoli diversissimi, ma uniti da un dettaglio. Lei riusciva sempre a farsi ricordare. Uno dei passaggi più importanti arriva con L'assassino ha riservato 9 poltrone, del 1974. Un giallo teatrale, elegante e inquieto, dove la tensione si chiude attorno ai personaggi come una porta che non si apre più. Paola, in quel contesto, dimostra di poter stare dentro atmosfere cupe e misteriose senza perdere forza scenica. Non è soltanto una bellezza da osservare, è una presenza che sa abitare l'inquadratura. Poi arriva Emanuelle in America, diretto da Joe D'Amato e uscito nella seconda metà degli anni 70. Qui Paola Senatore incrocia l'universo di Laura Gemser, altro nome che nella soffitta non ha certo bisogno di presentazioni. Il film è audace, disturbante, pieno di quel gusto estremo che D'Amato sapeva maneggiare con mano spregiudicata. E Paola, con la sua femminilità intensa e lo sguardo magnetico, entra perfettamente in quel mondo di ombre e desiderio. È una presenza che non chiede permesso. Appare, colpisce, resta. Ma ridurre Paola Senatore solo al lato più audace sarebbe un errore. Lei ha lavorato anche nella commedia popolare, quella fatta di equivoci, ritmo, battute e porte che si aprono al momento sbagliato. In La dottoressa preferisce i marinai, del 1981, diretto da Michele Massimo Tarantini, divide la scena con Alvaro Vitali e Gianni Ciardo. Il film è una classica sarabanda da commedia all'italiana in versione scollacciata, tra alberghi, marinai, disoccupati e situazioni sempre pronte a sfuggire di mano. E Paola ci sta benissimo. Non ha bisogno di urlare per farsi notare. Le basta un'espressione, un cambio di sguardo, quel modo di stare davanti alla macchina da presa con naturalezza e malizia. È il tipo di attrice che capisce il gioco e lo porta avanti senza prendersi troppo sul serio. E questa, diciamolo, è una qualità rara. A che piano va? Nel 1979 arriva anche Immagini di un convento, sempre diretto da Joe D'Amato. Qui il cinema italiano si spinge in territori più proibiti, mescolando atmosfera religiosa, desiderio, repressione e fantasia. Paola si muove dentro questo universo con una fisicità forte e carnale, ma anche con un'aura quasi tormentata. Non è solo seduzione, è inquietudine.
Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, la sua filmografia continua a correre. Appare in Action, Mangiati vivi, La settimana al mare, Malombra, Maladonna e altri titoli che oggi fanno parte di una mappa curiosissima del nostro cinema popolare. Registi veloci, produzioni spesso povere ma fantasiose, locandine memorabili e attrici che diventavano icone anche con pochi minuti di schermo. Ora che intenzioni hai? Lo hai detto tu, non l'ho scelta. Un gentiluomo che vince non può lasciare il tavolo di sua iniziativa. Vediamo, mi devi esattamente 840.000 lire. La storia di Paola Senatore purtroppo non è fatta solo di luci. Negli anni 80 la sua vita personale si complica. Le cronache raccontano problemi legati alla droga, difficoltà intime e un progressivo allontanamento dal cinema. Nel 1985 arriva l'arresto legato a vicende di stupefacenti, un episodio che segna una frattura durissima nella sua immagine pubblica e nella sua carriera. Nello stesso periodo compare Non Stop, sempre buio in sala, film per adulti diretto da Arduino Sacco con lo pseudonimo di Dudy Steele. È una pagina delicata della sua storia, spesso raccontata con toni morbosi, ma che oggi merita uno sguardo più umano. Perché dietro la diva, dietro il corpo desiderato, dietro la locandina che prometteva emozioni forti, c'era una persona in difficoltà. E forse è qui che bisogna fermarsi, non per giudicare, ma per capire. Paola Senatore è stata una delle presenze più riconoscibili del cinema italiano di genere. Ha attraversato mondi diversissimi, dal giallo alla commedia, dal dramma al cinema più audace. Riguardandola oggi si capisce che Paola non era soltanto un simbolo di seduzione. Era una donna con un'immagine forte, una carriera irregolare, un fascino potente e una vicenda personale che lascia un retrogusto dolce amaro. Quando oggi la rivediamo in un vecchio film, magari in una scena di pochi minuti, succede qualcosa di speciale. Non vediamo solo un volto degli anni 70, vediamo un frammento di un cinema libero, sfacciato, imperfetto, spesso esagerato, ma tremendamente vivo. Paola Senatore resta così. Misteriosa, sensuale, malinconica, bellissima a modo suo. Una di quelle presenze che la macchina da presa sembrava cercare, perché sapeva che con lei l'inquadratura avrebbe avuto qualcosa in più. Se questa storia vi ha incuriosito, lasciate un like, iscrivetevi a Storie dalla Soffitta e scrivetemi nei commenti quale altra attrice, quale altro film o quale altra pagina nascosta del nostro cinema volete riscoprire insieme. Qui le storie non restano chiuse nei cassetti, tornano a respirare. Una puntata alla volta. Un bacio dalla soffitta e alla prossima storia!